Ti sei mai chiesto perché alcuni prodotti diventano irresistibili e tutti li vogliono comprare mentre altri vengono abbandonati a loro stessi e sono un fallimento? Molti dicono se il prodotto è buono di per sé si vende da solo, ma in frase fu più sbagliata. Certo, la qualità del prodotto serve e incentiva alla sua compra, ma non è l'unico fattore di cui tenere conto. Oggi la zia Mary, laureata in economia e management e gestione di impresa, ti insegnerà come infilarti nella testa del tuo potenziale acquirente e capire dunque come fargli comprare di più o come far comprare proprio il tuo prodotto. Il marketing in Italia viene considerato un mero spreco di denaro. Purtroppo siamo molto indietro, ma sono sicura che dopo questo video finalmente capirai anche tu, se non l'hai già capito, l'importanza e l'utilità del marketing per vendere i tuoi prodotti. Intanto, cos'è il marketing in parole semplici e perché è importante? Io la vedrei un po' come un'arte di riuscire a comprendere la mente delle persone, riuscire a immedesimarti dei tuoi potenziali clienti, acquirenti, capire le loro necessità, i loro bisogni, cosa gli piace, cosa non gli piace, le loro abitudini di acquisto anche e la loro mentalità, la loro psicologia. Il marketing è l'arte di soddisfare e comprendere i bisogni e quindi soddisfarli del tuo potenziale cliente. Non si tratta banalmente di vendere un prodotto, si tratta di capire la mentalità, la psicologia della persona per poi vendergli un qualcosa, ma solo dopo. Come ultimo passaggio, vi posso assicurare che ce ne sono molti nel mentre. Vedetela così: immaginate di creare il miglior telefono del mondo, stupendo, meraviglioso, performante, un sacco di terra di memoria, ottima batteria, super durata, ma nessuno vi conosce e nessuno conosce il vostro telefono. Quindi, anche se è meraviglioso, come fate a venderlo? Andate porta a porta a presentarlo alle persone del vostro quartiere magari? Cavolo, però vi accorgete che magari molte non hanno i soldi per poterlo comprare o magari non gli interessa, e quindi come fate? Dovete trovare le persone giuste, con il budget giusto, con le idee giuste per comprare il vostro prodotto, ma come fate? Ed è qui che la pubblicità entra in gioco, ragazzuoli. Una volta erano cartelloni e giornali oppure teleshow, oggi sono i social. Il marketing in Italia è un investimento o uno spreco? In Italia purtroppo tantissime persone vedono il marketing come uno spreco perché c'è ancora l'idea molto retrograda che se un prodotto è buono di per sé si vende da solo. Fortunatamente in Italia noi abbiamo dei giganti, è vero, di imprese, ma guarda caso sono sempre quelle, e tutte le altre che hanno provato a nascere, crescere ed evolversi hanno fallito o non sono riusciti a crescere, mentre i giganti sono sempre lì, guarda caso nati in un momento in cui c'era una buona situazione economica. Sicuramente anche quella crea problemi oggigiorno, ma anche in una situazione in cui una volta fare pubblicità era facile, perché quando si creava un nuovo prodotto che non era diffuso, tutti quanti andavano in massa come i piranha in quella impresa a comprare in quel negozio. Oggigiorno c'è un piccolissimo problema: la competizione. Oggigiorno il negozio che ti vende il vestito firmato non è più uno gigante, ce ne sono 27 magari nel paesino, nella grande città anche 5.000, anche 10.000. Dunque, se ti vuoi far conoscere quando già ci sono altri più grossi di te, ti serve la pubblicità, se no come pensi di fare? Non abiti nel paesino dove ci si conosce tutti per nome, per viso e per faccia, come una volta dove era facilissimo diventare grandi imprese e tutti andavano a comprare da te anche se mettevi un avviso sul nuovo giornale. E ci sta, una volta era così e funzionava, andava bene, ma oggi no, e ci sono molte cose di cui tenere conto. Il marketing oggigiorno non deve essere visto come un accessorio, un di più, un lusso.
è lo stretto necessario e indispensabile per poter essere competitivi. C'è troppa gente, siamo troppi nel pianeta Terra, sovraffollati, e ci sono troppe imprese e troppi competitor, ragazzi. Se volete emergere dovete farvi conoscere, e vi assicuro che vi serve il marketing, vi serve la pubblicità. Quindi il marketing fin qui abbiamo capito che oggi serve particolarmente tanto. Ma come si applica nello specifico alle imprese e con i social? Il marketing si applica in vari modi, a partire ovviamente dalla strategia, si va poi alla creazione dei funnel di vendita, alle campagne pubblicitarie nello specifico sui social o anche esternamente, fino anche ad arrivare alla pubblicità attraverso grandi creator o semplicemente il vostro stesso pubblico, i vostri stessi acquirenti, magari con le recensioni. Fatto sta che dovete sempre bene o male rientrare sui social e farvi vedere e conoscere sui social, creare una buona community, far capire i valori e le vostre idee alla community sono i due passi fondamentali per arrivare al terzo, ovvero la vendita effettiva del vostro prodotto. Se non create una community affezionata a voi grazie alle vostre idee, alla vostra visione, ai vostri ideali, non farete mai in modo che queste persone vadano a comprare i vostri prodotti. Dunque, come fa il marketing a collegarsi con la psicologia, la sociologia, l'antropologia, insomma tutte le scienze umanistiche e anche alla neuroscienza? Un buon marketing per funzionare non si basa semplicemente sull'analisi dei social media o dei vari media che si utilizzano per farsi conoscere e farsi pubblicità, ma deve anche fare un'ottima analisi e scrematura della vostra nicchia, dei vostri potenziali acquirenti, chi sono, cosa fanno, come si atteggiano, come si comportano e quali idee hanno, pregi, difetti e necessità, bisogni, e si cerca di soddisfarli grazie alla vostra idea. Con la vostra idea li si porta poi al vostro prodotto, oppure grazie al soddisfare quei bisogni col vostro prodotto si lega alla vostra idea, quindi io l'ho creato per soddisfare quel bisogno. Riuscire a capire le persone permette di essere più persuasivi. Vi faccio un esempio proprio terra terra. Se io ad un'intervista di lavoro so che lo scrutatore adora il colore rosso, magari perché gli dà un'idea di grande serietà e ottima presentazione, io vedrò di mettermi una bella camicia, una bella maglia rossa, e soprattutto cercherò di avere tutta una serie di atteggiamenti anche del corpo, posturali o della voce che ispirino fiducia e serietà. Se invece lo scrutatore preferisce persone più allegre, più simpatiche, più alla mano e magari dei colori più tranquilli, meno accesi, andrò a soddisfare quelle richieste, perché in questo modo sarà più facile che poi vengo magari ipoteticamente scelta per poi andare a lavorare in quell'impresa. C'è poco da fare, ragazzi. Gli esseri umani, per necessità e per altri motivi, oltre ad essere egoistici per natura, sono anche approfittatori nella maggior parte dei casi, ma non in senso negativo. Cercare di approfittare di una situazione a nostro vantaggio non è cattiveria, è semplicemente sfruttare le opportunità. Allo stesso modo, se voi imparate le necessità, i bisogni, i desideri dei vostri clienti, della vostra nicchia, e li andate a soddisfare, è ovvio che ne gioverete molto di più che andare alla cieca o di presentare il vostro prodotto perché voi lo adorate, non controllate il mercato, non controllate i vostri clienti, vedete se gli può interessare oppure no. Errore che fanno molti novellini, troppo innamorati del loro prodotto, ahimè. Per questo vi rimando al mio video dove vi spiego nello specifico come funzionano tutti questi metodi, come non sbagliare, come utilizzare bene la strategia dello storytelling per non fare questi errori. Tasto un po' dolente che molti in realtà dicono che non fanno, e spesso è così, ma ahimè tantissime altre imprese comunque lo utilizzano. Tecniche di manipolazione mentale. Ragazzi, quando si parla di psicologia è inevitabile che prima o poi qualcuno si infili nella parte un po' più oscura, cioè la manipolazione mentale. Molte tecniche di marketing si basano sulla manipolazione mentale, delle strategie per fare in modo di spingervi a comprare il loro prodotto, anche quando magari non è buono, ma ve lo fanno apparire così. Noi del mondo del marketing definiamo sempre che ci sono due tipologie di manipolazioni: la manipolazione bianca, quindi quella buona che non fa del male a nessuno, ad esempio il 99, ok? Anziché dire 1 euro, 99 centesimi, va bene? E poi c'è la manipolazione nera, ovvero quella
cosa davvero con sotterfugi, molto losca, molto brutta, che porta a fare determinate scelte anziché altre, però guarda caso è utilizzata quasi sempre dagli scammer. Insomma, diciamo che ci sono tecniche e tecniche, però poi ci sarebbe davvero un video a parte da fare a riguardo, molto lungo. Vi basti sapere che alcune tecniche di marketing sfruttano leve psicologiche per andare ad influenzare quelle che sono le decisioni di acquisto. L'importanza di avere un buon prodotto. Serve o non serve? Sì ragazzi, è ovvio che comunque alla fine della fiera vi serve un buon prodotto. Potrebbe esserci anche la miglior tecnica di comunicazione, pubblicità e marketing, ma se il vostro prodotto fa schifo, non lo vuole nessuno. Quindi sì, mi raccomando, non pensate che il marketing o la pubblicità siano la salvezza divina e vi aiuteranno a far vendere a prescindere il vostro prodotto. Deve anche essere buono, o perlomeno medio buono. Difatti, per quanto il marketing trova i clienti e le esigenze giuste dei clienti da soddisfare grazie al vostro prodotto, comunque il vostro prodotto deve soddisfarle, poi mi raccomando. Dunque abbiamo visto come il marketing non è poi un accessorio da aggiungere alla vostra borsettina e soprattutto non è un semplice faccio pubblicità e basta, ma è una combinazione di scienza, di arte, di strategia, di psicologia. Insomma, è una vera e propria unione e ricerca di mercato e di strategie che è molto lunga e molto difficile da applicare. Unire creatività e analisi di comportamento dei vostri potenziali clienti per creare valore sia nella vostra azienda sia nel consumatore. Ricordatevi, un buon marketing nasce sempre, e dico sempre, dalla comprensione profonda delle persone. Mi raccomando, se volete avere altri video di questo tipo e imparare come vendere sempre meglio e sempre di più i vostri prodotti, vi conviene seguire la Zia Mary e noi ci vediamo in un prossimo video.